Sauro, ti volevo prima fare i complimenti per i tuoi satellitari, perché me l'hai mandati, li ho provati e un ignorante sulla tecnologia come me riesce ad usarli benissimo e vanno veramente perfettamente. Poi vedo che anche il tuo team l'hai vestito con un abbigliamento molto bello e io sono l'unico a non averlo, mi aspetto che me lo farai provare pure a me questo abbigliamento. Sì, senz'altro. È veramente bello, fatto con un materiale veramente interessante. Diciamo un abbigliamento realizzato completamente in Italia, dai materiali al confezionamento, le cuciture. Scusa, come design, tutte le tue cose che come fai. tutte le mie cose, abbigliamento molto tecnico. Ovviamente oggi diciamo non gli facciamo un battesimo ma il test finale, perché noi normalmente facciamo testare appunto degli specialisti del Dream Team BS Planet tutti i prodotti che realizziamo, perché ovviamente io ci metto del mio, però alla fine loro mi aiutano, mi spronano, mi migliorano, mi criticano, perché questo è la nostra forza, proprio tutti i consigli che ci hanno dati da persone come Stefano, che sono comunque persone che voglio dire, vivono la natura tutti i giorni. La cinofilia ad altissimi livelli, a cacciatori comunque professionisti, quindi alla fine sono tutti input per me importanti. Direi che siamo a buon punto. Conto di presentare questa cosa alla Fiera Liti in maniera definitiva, devo raccogliere solo il feedback di questi 2 o 3 giorni e poi dopo direi che ci siamo alla grande. Il gruppo comincia la giornata con un pizzico di tristezza. È l'ultimo giorno di caccia qui a Tre Bisacce. Sauro farà coppia col suo amico Stefano Pianeggiani, accompagnato da 2 operatori, e Marilena, la moglie di Stefano, che per l'occasione viene dotata di una telecamera. Andrea Visani farà coppia con il suo amico Antonio. I due si conoscono da tempo, visto che la moglie di Andrea è nativa proprio di Tre Bisacce. Saranno seguiti sempre dalla telecamera di Andrea Giuli. Stefano Pianeggiani ha abbandonato a 20 anni il suo studio commerciale per dedicare la sua vita all'addestramento e all'allevamento dei cani, e più precisamente dei setter, pointer, breton e springer. Ha raggiunto successi di ogni tipo, vincendo 12 campionati del mondo, di cui 2 individualmente, 2 Coppa del Mediterraneo, 7 campionati europei, 58 campionati italiani. Un vero pezzo da 90 della cinofilia mondiale. Sauro Bazzani è un grande appassionato di caccia, cinofilia venatoria, elettronica ed innovazione applicata alla caccia. Imprenditore di successo, ha portato il suo marchio ad essere conosciuto in tutta Europa. Con i suoi satellitari GPS ha conquistato milioni di cacciatori. Anche lui un campione. Averli insieme davanti alle telecamere è senza dubbio uno scoop.
siamo trovati Ego in fermo a 70 metri davanti a noi, siamo arrivati, il cane fermo in espressione tipica. Secondo me è volata via, perché poi mi guardava negli occhi il cane, quindi per me è volata via. Aspetta. Tonio, sì. Fermo a 96 metri in alto. Da dove sta scendendo Torno? Sì, sì, 88. Andiamo, dai. E una. Ero ferma? Abbiamo Ego a 180 metri, stiamo provando a vedere se riusciamo ad arrivare sotto la ferma, e la beccaccia che è alzata prima e l'è andata a trovare di rimessa, vediamo se riusciamo ad arrivarci. Ci proviamo, andiamo. Vedo un attimo, capito? Per quello dicevo. Dai, facciamo di qua. Non tenete conto dove è. Sta allungando fuori. La mattina non promette bene. Dopo circa un'ora e mezza i cani non hanno fatto neanche una ferma. Sembra che le beccacce si siano volatilizzate, ma due professionisti come Sauro e Stefano sanno bene che in tutte le cacce, ma maggiormente in questa, ci vuole sacrificio e tanta determinazione. Prende un attimo anche forte laggiù che il consenso. Prendete pure quell'altro cane, il consenso. Ci sei tu? L'altro? No, uno dei due. Sì. Fabri, vatti. Qui c'è un cane laggiù in consenso. Vai! Stefano, queste sono veramente cattive, eh? La fermata di la cane. La Cagna l'aveva fermata, il cane aveva consentito, poi ha guidato, l'ha rifermata lì, più avanti, e dopo è volata, la allontana, gli ho dato una botta, ma era lunga. Era lunga. Io non l'ho nemmeno vista. Ma è la stessa? Non credo, No. questa è un'altra. No, questa è un'altra. Sicuro, Sono perché- tutte molto nervose, e anche il fatto che siamo in 3-4 e il bosco è abbastanza pulito. Perché questa l'ho vista bene, è andata qui dietro. Bisogna che cerchiamo di fare meno rumore possibile. Andrea, non andare più avanti, se no non posso sparare. Fermati là. Andrea, il cane è qui sotto. Sei messo bene, Andrea?
avanti Andrea. Via, via. Queste sono veramente cattive. Per la coppia Tufaro-Visani le cose stanno andando meglio. Sono già alle prese con una beccaccia che, come dice Andrea Giuli, ne sa una più del diavolo. Senza quell'altra là. Ferma lei. Porca. Dillo prima, no? Occhio, occhio, ce l'ha davanti. Antonio, vieni qua. Vieni, vieni Andrea, Andrea, Andrea. Andrea, vieni. Stiamo cercando questa beccaccia fantasma, i cani stanno facendo un bel lavoro. Vediamo se riusciamo a fargli l'abbattimento. Sono già 2 o 3 volte che la beccano, arriviamo sui cani fermi e lei non c'è più. Prova incombustibile ce l'ha fatta, la beccaccia qua, aveva fermato Argo, Ego e Asia. Ma l'hai vista adesso è andata dritta di là? Non l'abbiamo vista, Non però l'abbiamo vista.
Vedi da stamani, si è visto due pasture e basta. Cioè vuol dire che, sentite come ha detto anche un marino che si è trovato prima, Che ancora non ce l'ha buttata. sì, che dice non è entrato niente, c'è poco, capito? Vedi, cioè non è le marche, quelle due beccacce l'hanno marcate, i cani marcate, è sparito da quei, Sempre quelle due, da quei, sì, spariti da quei due posti lì, rivedi un cane fermato. Eppure sembra una cosa strana perché qui è un habitat perfetto, c'è humus, c'è tutto. Ci sono mucca al pascolo, Mucca al pascolo, esattamente. radure. Sì, è così, purtroppo però. Eccolo, attenzione. E l'ha fatta? Allora noi quando ci siamo affacciati là, Andrea, io ho visto un uccello che volava verso in su, però onestamente, dai, non gli ho dato importanza, capito? Cioè proprio da questa direzione qua che andava verso di là. Non era quello. Ci sta che magari è questa beccaccia che, capito? Però io ho detto vabbè, è volato questo animale, siccome qua ci sono anche i picchi, no? Che stanno sugli alberi. Siccome io l'ho visto già abbastanza alto, non l'ho visto partire da terra, pensavo che era il picchio che si spostava da un albero La all'altro. beccaccia. Quindi se la beccaccia, io la direzione l'ho vista, è lì dietro quel colle. La nebbia e la pioggia sorprendono le due coppie di cacciatori, che stremati e anche un po' delusi per aver inseguito per ore beccacce fantasma, si dirigono verso il punto d'incontro. Antonio, le condizioni avverse ci hanno fatto abbandonare un attimo, però insomma le beccacce le abbiamo trovate. Sì, effettivamente, diciamo dai, stamattina di ferme ne abbiamo viste tante. Qualcuna l'abbiamo anche trovata e non possiamo parlare di padelle perché erano beccacce veramente difficili. E non si facevano fermare e poi diciamo la perturbazione che arrivava loro già la sentivano Erano e quindi nervose, già erano molto innervosite. nervose. Però Effettivamente ci ha beccato la nebbia e la pioggia, pioggerellina. adesso per rispetto delle telecamere dobbiamo arrenderci, però Per oggi ha vinto lei. esatto, noi non ci arrendiamo.